Bentornati raga, qui Gonzo Jazz Gaming. Ormai la stagione 15 di Last on Earth volge al termine, siamo stati degli investigatori, siamo stati al Last Bar on Earth e soprattutto abbiamo fatto un botto di spedizioni e di scorte. Quindi ne vorrei approfittare per fare 4 chiacchiere con voi in una sorta di recensione su questa stagione, invitandovi ovviamente a lasciare un commento in descrizione in modo tale che potrò approfittarne per raccogliere un po' di feedback della community italiana da inviare poi agli sviluppatori. Iniziamo dal pass. Onestamente, dando un'occhiata ai premi gratis, secondo me gli sviluppatori ci stanno facendo tanti bei regali. Ai primi livelli becchiamo subito delle granate, delle razioni che possiamo reinvestire in questa stagione o conservarle per la stagione successiva. Ci sono skin, pezzi di chopper, quindi per quelli che stavano già farmando un po' il bunker alfa, nonostante questa sia roba di livello alto del pass, comunque è un buon modo per poter provare ad assemblare o semplicemente livellare il tuo chopper. Lo stesso discorso vale per l'abbonamento premium. Va da sé che i premi di questa sottoscrizione sono migliori di quella gratis per ovvi motivi, e ancora una volta in questa stagione secondo me questo è uno degli acquisti che vale sempre la pena fare, sia per diventare un po' più ricchi perché c'è composito di carbonio, ci sono le casse che ci danno armi e un po' più di tutto. Poi ovviamente per i più grindoni, arrivati al livello massimo, si possono farmare sempre come al solito le casse all'infinito. Secondo me la stessa cosa vale per i premi delle scorte, anzi se non meglio. Questa meccanica a premi ha risposto anche un po' alle persone che pensavano che la barca non servisse a niente, cosa che non solo non è vera, perché sappiamo che servirà per i requisiti del piano 3 del laboratorio che è tuttora in sviluppo, e questa cosa è importante e ricordatela per dopo, ma anche perché ci ha permesso di accedere all'isola morta, di uccidere gli inseguitori, eventualmente l'orso, di fare un botto di punti e prendere carichi di scorte viola che tra le cose più fighe che ho visto contenevano zaini tattici, piastre d'acciaio, vetro resina, parti di fabbrica, tessere viola della stazione di polizia, insomma tutta una serie di premi che davvero si spiegano da soli. Ovviamente per beccare tutti questi premi abbiamo dovuto fare dei punti tramite il gameplay della stagione 15. E potevamo farlo in due modi. Il primo è quello delle consegne al porto, tuttavia questa è stata una soluzione che all'inizio mi ha lasciato un po' interdetto perché la quantità di birre richiesta è davvero molto elevata a dispetto di un drop rate molto basso del fienile. Per cui chi ha usato razioni magari si è trovato un po' più in vantaggio, ma secondo me questo è spiegabile dal punto di vista che usare le consegne magari è stato d'aiuto in una fase più avanzata della stagione. E ovviamente visto che questa meccanica sarà sempre più presente nelle stagioni ed eventualmente anche nel laboratorio, io ti ricordo assolutamente di livellare la tua reputazione con Jake perché ti permetterà di mettere più casse e quindi di fare più punti stagione. L'altra meccanica per fare punti invece è stata quelle delle investigazioni. Quelle della storyline hanno dato molti più punti sia a scorte che stagione, il che ha permesso magari ai giocatori un po' più casual comunque di poter fare una buona quantità di punti ed arrivare a livelli medio-alti. Fin qui tutto giusto, se non fosse che, almeno personalmente, ho trovato questa storia un poco vuota, un poco a sé stante, complici forse anche delle traduzioni non completamente corrette, perché se avete visto già gli altri video di questa stagione, qualche volta ho citato il fatto che questa trama sembra un po' insipida. Inoltre mi sarebbe piaciuto poter investigare propriamente un poco di più, magari risolvendo qualche piccolo rompicapo o qualche dinamica di gameplay del genere che più rifletteva le indagini. Ciò nonostante le missioni sono state piacevoli, non troppo complicate, quindi sono anche rivolte a dei giocatori di stato non necessariamente avanzato, stessa cosa per le missioni secondarie, secondo me nulla di impossibile. Secondo me la narrazione non è stata così calzante come col laboratorio e la storia del progetto Genesi, perché appunto il laboratorio stesso è ancora in sviluppo, io spero vivamente che arriverà con il prossimo aggiornamento, e forse questo spiegherebbe anche il perché di tutte queste ricompense davvero rarissime e succose. Alla luce di questo pass, delle meccaniche di gameplay richieste per i punti, e del gameplay, dell'idea e del concept della stagione in sé per sé, secondo me questo aggiornamento, legge e ordine, si becca un bel 7, ma quasi quasi anche 7,5. Ovviamente ti ricordo di lasciare un commento qua sotto con la tua opinione, ne approfitterò per raccogliere feedback come ambasciatore italiano di Last on Earth e inviarli direttamente agli sviluppatori.
Iscriviti, attiva le notifiche così non ti perderai neanche un video a tema Last Day on Earth e non. Qui con Suggest Gaming, buona caccia!